Buongiorno amici di In Cammino con le Rune. Nonostante il bel tepore, io mi sono presa un bel raffreddore, ma nonostante il raffreddore, sono qui a preparare il video per la luna nuova. Luna nuova, come dico sempre, è l'opportunità, come per ogni nuovo ciclo che termina, che ha inizio, per fare un po' un punto situazione e portare quegli accorgimenti necessari che desideriamo portare nella nostra quotidianità. Vero, se guardate questo video e vi dà degli spunti interessanti di riflessione, vi invito caldamente anche ad iscrivervi al canale. Le rune sono Laghuz dritta, Iera dritta, Pert dritta, e come runa che guida tutta la lettura abbiamo la runa Algiz capovolta. Perché Algiz capovolta? Algiz è una runa di grandissima fiducia, si trova nel secondo Et, verso la fine, proprio dopo Pert, dopo Iera, quindi dopo che si è fatto tutto un certo tipo di lavoro su se stessi, un lavoro profondo, dove si sono smosse delle energie, dove si sono prese delle consapevolezze. A quel punto, verso il finale del secondo Et, abbiamo la runa Algiz, che è una runa che parla di grande ancoraggio in se stessi, di fiducia, di riconoscenza e riconoscimento nei propri confronti, nella propria persona, nella capacità di stabilirsi nel proprio ruolo di vita. Questa capacità di legittimare il proprio posto nel mondo con fermezza, determinazione e fiducia arriva proprio a seguito di comprensioni che sono state fatte prima. Quindi Algiz dritta è una runa di grandissima connessione con se stessi. Perché in questa lettura Algiz è capovolta? Perché ci fa capire che tutto il messaggio runico regge a patto che la vostra Algiz sia dritta, e col fatto che invece è uscita capovolta, il messaggio runico parla di una sorta di metterci allerta, dicendo attenzione, perché tutto il potenziale per sviluppare il messaggio runico del quale vi parlerò, dato da Laghuz, Iera, Pert, noi ce l'abbiamo a patto che la smettiamo di tradire noi stessi, a patto che abbiamo compreso qual è il nostro valore, a patto che abbiamo finalmente acquisito la capacità di credere in noi stessi. Laghuz dritta è bellissimo perché ci fa capire che quando siamo connessi, cioè quello che noi sentiamo nel nostro profondo, questi input che arrivano, sono veramente veri, cioè è il flusso che va seguito, no? È il flusso creativo, arriva come intuizioni, come idee, come sogni. È proprio quando riusciamo a seguire la corrente, quella che facilita il nostro cammino, quando noi siamo sintonizzati correttamente nel nostro cammino, quindi siamo in sintonia anche con questa Laghuz. Normalmente è quando le cose accadono e avvengono senza particolare sforzo, anche le cose magari più complesse. In realtà quando stiamo seguendo ciò che deve essere, ciò che è designato per noi, ecco che avvengono in modo molto fluido. Se noi non opponiamo resistenza, come potremmo opporre resistenza? Con questa Algiz capovolta che le rune ci hanno dato proprio come avvertimento di fare attenzione a non cascare in quella modalità. Quindi il bello di questo messaggio runico è che ci dicono: guardate che voi, quando avete cura di essere veramente centrati in voi stessi, puliti, retti e ancorati, puliti nella mente, nelle emozioni, nel cuore, anche le azioni, e quindi ciò che
ci circonda, gli accadimenti della nostra quotidianità possono avvenire secondo un corretto flusso. E poi le rune ci parlano di era, questo flusso di corrente che magari racchiude idee, racchiude progetti, racchiude desideri di nuove attitudini, racchiude desideri di cambiamento, di compiere cambiamenti. E qua ci si aggancia anche un po' a quello che vi ho detto prima, perché Iera è da una parte avere pazienza, fiducia e perseveranza, che questi cambiamenti che noi attuiamo daranno i loro frutti, ma bisogna proseguire senza mettere in dubbio ogni 2x3 le cose che abbiamo intuito, questi nuovi movimenti che sentiamo dentro molto forte. Questi noi li seminiamo nella nostra quotidianità. È un po' come quando dico: fate la lista dei vostri valori più alti e verificate ogni giorno se siete riusciti a dare seguito a quei valori più grandi. Perché? Perché dobbiamo essere noi compartecipi si dice, dei cambiamenti che vogliamo nella nostra vita. I cambiamenti che noi desideriamo non sono riconducibili a terzi, siamo noi i responsabili, seminando ogni giorno i valori più alti, l'Agus, con pazienza e determinazione. Andate avanti per la vostra strada così come sentite. E altra runa che in qualche modo richiama un po' il concetto di pazienza, non come Iera, ma può richiamare il concetto di pazienza, che è Pert, perché Pert ci dice che effettivamente tutte queste cose che vi ho appena detto stanno lavorando. Sicuramente stiamo tutti un po' macinando dentro di noi, dentro, non fuori. Qua non siamo a livello di azioni esterne, sono cose che lavorano dentro, ci sono probabilmente emozioni che sono state fatte girare, cambiamenti che stanno cercando il loro nuovo posto. È come un calderone che sta rimestando le cose e noi dobbiamo un po' stare fiduciosamente in attesa che possa sorgere il nuovo. Tutto questo è possibile se stiamo nella fiducia, all'ascolto, ancorati a ciò che sentiamo, nell'amore per noi stessi, nell'amore per la vita e con un'attitudine etica e morale da portare quotidianamente nelle cose che facciamo e non sporadicamente 20 minuti al giorno o una volta al mese quando si fa il retreat. Sempre. Solo così possiamo veramente essere artefici e co-creatori di qualcosa di nuovo, più in linea con i nostri valori più alti, che sono poi i valori di Lagus, del regno degli Elfi Chiari, per chi conosce i 9 mondi dell'Yggdrasil. Sono i valori collettivi, sociali, morali, parlo di quello, non del desiderio della macchina nuova. Non mi resta altro da fare che augurarvi un ottimo nuovo ciclo di lunazione. Alla prossima, ciao!